Bentrovati amici della Rossonera, buongiorno a tutti qui dalla radio. È Mattino Milan dell'11 novembre del 2025, buon martedì. Saluto Enrico Voiani. Henry, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Secondo giorno di sosta e quindi magari qualcuno anche oggi lo perderemo, ma chi è più fedele, quindi chi mette like, chi si iscrive, chi fa le donazioni, chi si abbona, ci fa andare avanti e noi lo ringraziamo veramente, veramente di cuore. Allora, Henry, è un mattino Milan che come avete visto dalla copertina in realtà profuma di giallo, un po'. Un po' di obbligo di riscatto perché insomma dobbiamo parlare sia dell'esterno che dell'attacco. Allora, sull'esterno diciamo che è presto detto per quanto riguarda Teo. Quello che magari avete visto anche voi, ovvero una risposta della compagna di Teo sul fatto che non chiude a un possibile ritorno in tempi brevi. Ecco, insomma, per quanto riguarda Teo, che in questo momento sta giocando all'Al-Hilal e tra 7 mesi circa, noi ce la rivediamo in quel del mondiale con la Francia. È ovvio, evidente che insomma, è una battuta in questo momento, poco più. Io non lo sto, diciamo così, ad escludere a tutti i costi, per quanto Teo è stato legato al Milan e per quanto insomma ha rappresentato per lui, anche da un certo punto di vista, lato vita, non solo professione. E quindi insomma, io su di lui passami il termine, il più matto di questi come decisioni. Quindi non sto mai ad escludere niente con Teo, così come sarebbe rimasto senza rinnovare, così come avrebbe rinnovato, così come è andato via per giocare all'Hilal, così come non si è impuntato per magari stare, cioè, è il più aperto a qualsiasi tipo di scenario. Sì, ma allora c'è da dire una cosa, è ovvio che la fine del rapporto tra Teo e Milan non è stata bellissima, sia per come è stata gestita il suo contratto, come se fosse la prima volta che il Milan gestisce male dei suoi giocatori in scadenza, o comunque col contratto a scadenza breve, sia poi per lui quello che ha fatto in campo, cioè l'ultimo anno, l'anno scorso, non solo lui, perché poi sembra che solo lui l'anno scorso abbia giocato male, però insomma non è stato un anno alla Teo, ecco, come quelli precedenti. È ovvio che adesso, vedendo con chi ci ritroviamo, ovvero con Pervis Stupinian e con Bartesaghi che sta crescendo, no? Quando si dice ti accorgi dell'importanza di una cosa solo quando non ce l'hai più. E vedo che molti tifosi del Milan stanno un po', insomma, rimpiangendo Teo Hernandez, no? Giustamente anche perché comunque al netto delle prestazioni distaccate dell'anno scorso, insufficienti, gravemente insufficienti, però il livello del giocatore, no, è diverso da il rendimento del giocatore. Il rendimento è stato orribile, il livello sempre quello più o meno è. Ecco, quindi ci sta che possa esserci questa sorta di ritorno di fiamma, soprattutto da parte dei tifosi. E su di lui, Simo, io sarei il primo a mettere la firma. Per me è molto difficile, se non quasi impossibile, che accada con questa dirigenza. E non parlo di Tare, ma parlo di chi è più in alto di Tare, ovvero Furlani. Poi, se dovessero esserci, non lo so, avevamo parlato di possibili cambi, no? GDA, Calvelli, eccetera, eccetera. Magari qualcosa potrebbe smuoversi, non lo so, però di base la vedo dura nel brevissimo termine, perché appunto la dirigenza questa è. Se dovessero esserci cambi ai piani molto alti di casa Milan, magari i pensieri si possono anche fare, contando però, Simo, che dobbiamo ricordare una cosa. Sì. L'agente di Teo non è un agente classico, cioè non è un agente, anzi, più che classico ti direi moderno, no? Che non guarda in faccia a nessuno, che va dove è la soluzione migliore dal punto di vista economico di squadra, appunto. È un agente che è un po' all'antica, quindi che lavora sui rapporti, che bisogna anche un po' coccolare, a cui bisogna un po' stare dietro, quindi ecco, è una questione che, essendo come hai detto tu,
un po' pazza, magari tornerà fuori, anche perché la compagna di Teo, ovvero Zoe, non ha nascosto il suo desiderio di ritornare a Milano, però comunque andrei con calma, so che molti lo sperano, io se devo guardare il me tifoso lo spero e staremo a vedere. Ma guarda, io mi limito a dire un paio di cose. La prima su Teo, è ovvio che l'anno scorso non abbia performato, ma a parte come gran parte della squadra, e in realtà in pratica ci stiamo quasi già avvicinando alle presunte partite o reali partite che ci avrebbe fatto perdere direttamente Teo con le prestazioni di Stupinian, non avendo però il resto di Teo. Ma va bene. Mi metterei via, forse, spero, per l'ultima volta quella benedetta frase meglio di Tizio tutti, perché è una vaccata mostruosa, si potrebbe anche parlare, ma non lo dico ai tifosi, eh. Purtroppo l'ha detto qualche addetto ai lavori, qualcuno che si riempie la bocca pensando di sapere di questo sport e invece non sa veramente un H di questo sport. Non che noi lo sappiamo, ci mancherebbe, però non ci ergiamo a, diciamo così, a gente che ne sa. Eh, Eppure sulla questione Teo si è sbagliato, forse un po' tutti in realtà, sia lui che la valutazione stessa. Così come ci stiamo accorgendo adesso che un Teo che sonnecchia è forse meglio di Stupinian, così come ci stiamo accorgendo che, ma sì, via Magnano, tanto, ma c'è Suzuki, via, dentro Suzuki. No, no, perché la maglia del Milan è un'altra roba e ce la sta facendo vedere proprio Stupiniani, che comunque in Premier era un discreto giocatore e da noi, più che per incapacità, diciamo così, tecniche, per me sta pagando anche molto il peso della situazione. Per chiudere, come hai detto giustamente, fin quando non cambierà il vertice della società, e non è il direttore sportivo e non è nemmeno il proprietario. È in questo momento quello che ha compiuto le ultime operazioni di mercato, non ultima l'uscita di Teo Hernandez. Eh, io vedo tipo che sono all'orizzonte o alla porta tutti quanti, ce ne sono 3 o 4 che stanno guardando e dicono: Aspetta, vediamo che se per caso appena va il responsabile di tutto ciò, forse riapriamo la porta. Non sto parlando soltanto di Teo, sto parlando di un italiano, centrocampista. Ma questa è un'altra questione. Torniamo a noi. Santi, invece. Allora, al di là delle parole di Tare, giuste per una buona volta, perché insomma l'aveva ceduto e messo dentro un pacco gli ultimi 2 o 3 giorni di mercato direttamente dal bordo campo di Milan Cremonese, o no, quella dopo No, no, forse, Lecce-Milan, Lecce-Milan, Lecce-Milan. dove giocava tra l'altro titolare dopo pochi minuti lui. Eh. Queste sì, giuste, nel senso che ha protetto Santi, ha detto che al di là del fatto che non segna la nostra punta, non ci sono cose della nostra fiducia, eccetera, eccetera. È ovvio, evidente, Henry, che un ragionamento minci molto più profondo sul nostro attaccante vada fatto per il rendimento nell'ultimo anno solare di Santi e per, diciamo così, quello che gli è stato messo di fianco, ovvero oltre a Pulisic Leao, un Nkunku. Perché il Milan nell'ultimo anno solare circa ha speso 17 per Morata, 35 per Santiago Jimenez, coi bonus, 30 più bonus, e una quarantina per Nkunku. Sono 17, 30 fa 47 e 40 fa 87. Aspetta che sei muto, Henry, se no non ti Più i sento. 5 che ti sei dimenticato di potenziali bonus, che però sono bonus e quindi Sono possono quasi maturare 100 oppure milioni. no. Sfori 90, sforeresti, usiamo il condizionale, i 90 milioni. Cioè sono cifre folli, sono cifre alte. Capisco che siamo per 3 giocatori, quindi una media di una trentina milioni a giocatore, più o meno. Però nessuno Sì. di questi ha reso. Cioè Morata, oltre al gol a Madrid, niente, dopo 6 mesi se n'è andato. Prima Turchia, poi Como. Santiago aveva segnato qualche golletto appena arrivato,
poi questo inizio di stagione insomma lo ha portato a non segnare all'inizio con qualche prestazione e anche qualche errore importante, poi le ultime 3 o 4 proprio sparendo dal Spegnendosi. campo, cioè non giocando praticamente proprio, e Nkunku sembra un giocatore che, non lo so, è smarrito, debba ritrovare la voglia di giocare, sembra uno in prestito, un po' alla Joao Felix l'anno scorso, ecco. Sperando che possa invece cambiare questa tendenza Nkunku perché è stato pagato 40 milioni. Non lo so, non saprei neanche come risolverla, cioè, molti potrebbero dire, con quei soldi lì ne prendevi uno da 80-90, io posso anche essere d'accordo, anzi sono d'accordo, è che a me non mi interessa che costi 1 milione, che costi 5, che costi 7, che costi 30, 50, 100, non me ne frega una mazza, cioè voglio un attaccante che faccia gol. Cioè Olivier Giroud è costato quanto? 1 milione? 1 milione e mezzo? Sì, un Dal milione e Chelsea? qualcosa. Ecco, è arrivato e ha messo un gol dietro l'altro. Poi non ne ha segnati 30, Giroud in un anno. Ne ha segnati 15, 17, 13, non mi ricordo neanche quanti ne ha fatti, però sono stati A, un po' di gol, B, macigni, pesanti, importanti. Ha fatto anche tanti assist Olivier Giroud, anche se ce ne dimentichiamo ogni tanto, con le sponde, con le giocate che faceva. Cioè, quanto è costato? 40, 60? No, è costato 1 milione. Aveva una certa, per carità, ma è costato poco. Cioè, bisogna trovare giocatori forti, non i giocatori che la gente mi fa il favore, che ho l'accordo con quella squadra là, ho l'accordo con quella gente lì. Cioè, bisogna comprare giocatori forti, punto. Fine dei discorsi. Ora io spero, Simo, che gennaio prossimo, pardon, giugno prossimo si possa fare una sorta di Modric bis con Lewandowski, perché andresti in questa direzione qua. Però intanto a gennaio, appunto, che fai? Vendi Santiago e se vendi Santiago, chi prendi? Ma a me fa riflettere e penso che insomma più o meno a tutti ci è attraversata lo stesso tipo di frase, chi più chi meno nelle ultime settimane, barra mesi. Non abbiamo un attaccante, abbiamo un problema di numero 9, non abbiamo chi fa i gol, non abbiamo chi magari ci tira fuori da partite dove ce la siamo andati a complicare da soli, eccetera, eccetera. Poi mi giro e ne abbiamo spesi quasi 90. E avendone spesi 90, questa frase non ci dovrebbe stare. O meglio, non così con questo mega punto di domanda, magari qualcosina meno. Il problema è che li hai spesi ancora una volta male. E per certi versi, in questo caso, sì, li hai pure spesi, ma proprio male. Ma male, male, male. Per come poi hanno reso sul campo. E purtroppo qualcuno dovrebbe anche dire, sì, forse ho sbagliato, ma la vedo È difficile che possa difficile, accadere. quasi Quasi impossibile impossibile ammetterlo. anche perché questo ho sbagliato non è mai stato utilizzato, è stato utilizzato un abbiamo, quindi già era plurale O e non si è sbagliato. o si è, esatto, e poi è stata utilizzata la frase commessi degli errori, non ho sbagliato, è colpa mia, si sono stati commessi degli errori, eccetera, eccetera. Quindi un'ammissione di colpa totale non è stata mai riconosciuta se non sconfessando totalmente quelle che erano le ideologie dell'anno prima, perché quest'estate invece hai fatto l'esatto opposto e meno male, mi verrebbe da dire. Sì, però l'unico problema grosso è che metà di questo budget di cui stiamo parlando adesso è speso quest'estate per un giocatore che non è nemmeno un attaccante, che poi potrà rendere bene o male o quello che volete, per ora non ha reso semplicemente né bene né male, e non è però quello che forse avevamo bisogno. È come se no, io ho bisogno di latte e compro un bellissimo frutto, che è un bellissimo frutto. Niente da dire, ma se mi serviva il latte. Vabbè, sì, ma Allegri era stato chiaro in questo, eh. Cioè, Mm. Allegri non è che gli chiedono di Nkunku, dice in qualche modo lo faremo giocare, da qualche parte lo metteremo perché è stupido e si fa l'autogol, perché non è quello che ha chiesto. Cioè, lo sappiamo cosa voleva, lo sappiamo anche chi voleva Max Allegri quest'estate davanti. Ora è uscita una mezza voce su
il suo compagno di reparto alla Juventus, parlavo di Vlahovic, è uscita una mezza voce su David, che per quanto a me piaccia come giocatore e penso che diciamo non abbia trovato l'ambiente migliore alla Juventus, e anche lui ci abbia messo del suo con un paio di gol mangiati, tra cui quello contro di noi, la vedo un po' complicata, ecco. E poi soprattutto a me piace David, ha segnato anche tanti gol fino a questo momento in carriera, si è solo inceppato adesso alla Juventus perché gli anni scorsi ha sempre fatto più di 20 gol, però comunque io vorrei uno un po' più maturo, passami il termine, uno un po' più esperto, uno che sai già quanto ti rende, insomma, cosa ti può dare. E poi posso dire, Simo, andrei a prendere uno in Serie A che è un po' di anni che fa la Serie A, cioè andrei a prendere proprio un giocatore un po' più stagionato nel nostro campionato, ecco. Ferri, grazie, ci ritorniamo tra poco. Ci vediamo dopo, ci vediamo, mi sentite? Sì, ci vediamo dopo tra Lance e Talk. Tra l'altro sono arrivati i calendari di Europublishing e quindi al Talk state connessi che vi facciamo vedere un po' tutti i prodotti qualche mese, insomma, vi aspettiamo.